Ciao ragazzi, siamo qui con The Reactor e Raul e Impulse Factory. Ragazzi, come prima cosa vi chiedo cosa vuol dire per voi essere tornati qui dopo anni. Beh, è una bella emozione perché comunque abbiamo fatto la storia di questa label, siamo nati con lei, diciamo che nel periodo iniziale le nostre produzioni hanno fatto molto per la label, come la label ha fatto molto per noi, quindi è un bel riconoscimento e ci fa molto piacere. Penso che anche loro condividano questo pensiero con noi, quindi non so cosa ne pensano loro. Linea di massima è quello che ha detto lui, non ha fatto una piega. Poi è chiaro, è un'occasione per ritrovarsi tutti, vecchi amici, fratelli storici come lui che si vive lontani, ma gli anni sembrano non passare mai. E poi ovviamente, come ha detto lui, è un'emozione perché ti fa tornare indietro negli anni. Alla fine siamo vecchietti con le pance, quindi voglio dire, è sempre bello trovarsi in mezzo ai ragazzini. Io la non ce l'ho. Lui non ce l'ha da un paio di mesi, ma ce l'avrà presto. Come al solito si parte convinti per fare le cose e poi si molla, però vabbè, lui è tenace. Quindi niente, come ha detto lui, è bello, è tutto bello. Ovviamente la Traxxon è sempre la Traxxon, è una cosa che noi ci porteremo nel cuore per sempre. È la nostra storia, oltre che noi la storia della Traxxon. Questo, principalmente questo. Beh, che altro aggiungere? Sembra ieri che andavamo in studio appena era nata tutta la situazione a portare le demo, consigli. In un attimo ci siamo trovati lanciati nella scena e è stato tutto splendido. Adesso siamo qua a rivivere il tutto, ritrovare i fratelli di sempre e quindi fantastico, bellissimo. Ecco, vi chiedo, The Stunned Guys, Max, cos'è per voi oltre all'ex capo o il capo della Traxxon? Beh, vabbè, siamo amici da 20 anni, quindi non ci sentiamo quasi mai ormai, perché comunque noi abbiamo preso altre strade. Però ecco, un aneddoto, un mese fa mi ha chiamato perché stavano facendo un lavoro, quindi mi ha chiesto un aiuto e il caso ha voluto che comunque l'ho potuto aiutare e era come se non ci fossimo mai allontanati, quindi un amico di sempre. Però ecco, abbiamo avuto alti e bassi, cioè abbiamo scazzato molte volte, abbiamo litigato, ci siamo mandati a quel paese. Però vabbè, poi il tempo cancella quasi tutto e sicuramente queste cose sono passate, quindi però è rimasto un rapporto, sicuramente un ottimo rapporto. Stessa cosa, ci conosciamo veramente da tantissimo, è un amicone, passati bei momenti. Quando avevo bisogno all'inizio, un aneddoto particolare, mi ricorderò sempre, proprio le prime volte che lavoravo con l'Atari non riuscivo a far partire il sequencer perché da pirla avevo invertito LR, ero in botta, Max all'una di notte, oh Max, minchia non funziona più il sequencer, il Cubase, inverti LR, minchia funziona, bella, vai, entra, continua a lavorare, cioè, capito? Questo è un amicone, è sempre stato così, oltre che essere stato il capo, rimaniamo comunque amici. Io ho fatto in tempo a dimenticarmi la domanda. No, nel senso cioè ci siamo messi male perché mi scavallano, perché ovviamente le risposte sono uguali per tutte, quindi è come ha detto già lui non sono riuscito a sentirlo, però il succo è quello che ha detto lui alla fine. È chiaro che poi io magari... Lui ha detto che gli stai antipatico. Ecco, ma anche lui lo sa che è reciproco, quindi vabbè. No, il discorso è che io avevo la fortuna di vivere a Milano, oltre ad avere il rapporto lavorativo ci si vedeva anche extra lavoro, poi ero molto amico anche del suo ex socio, vabbè, altri discorsi. E quindi diciamo che c'era un rapporto extra lavorativo, quindi ad oggi lo considero ancora un amicone. Poi è inevitabile che non essendo più nel giro si perde quella quotidianità e non ci si frequenta come prima, però voglio dire, ci siamo visti prima dopo 4-5 anni, gli ho dato l'abbraccio più bello della mia vita, voglio dire, quindi il rapporto è perfetto con Max e poi la stima è altissima ancora ad oggi, cioè per me rimane un grande. Ecco, fra gli artisti che sono adesso in Traxxon, che sono aumentati rispetto a quanto eravate prima, chi vedete come il vostro preferito? Beh, è un domandone. Se dalla parte, diciamo, tecnica, sicuramente come artista, come produttore, diciamo, sicuramente Dario è molto bravo. Poi lui mi chiama maestro, quindi diciamo il mio allievo, posso dire che l'allievo ha superato il maestro e sono molto felice perché comunque lo fa vedere. E sicuramente chi ha colto di più il momento, che ormai la musica volge tutto sul social, è sicuramente Filippo e Mad Dog.
anche con lui siamo amici da 20 anni, quindi conosco benissimo. Quindi è una domanda che forse ha troppe risposte, almeno per me, diciamo. Quindi diciamo un po' il riassunto è questo. A me mi avete rotto il cazzo, la prossima rispondo prima io, perché mi fotte le... Però, cioè, ancora una volta ribadisco che non fa una piega. Io ti dico Dario sicuramente, però devo dire onestamente, non magari perché lo conosco di più o da più tempo, però secondo me tecnicamente, anche se tutti mi diranno che sbaglio, nel senso lui mi dirà che sbaglio, ma secondo me rimane sempre Tommy Knocker. Per me Tommy è il migliore, ancora ad oggi, e lo era già ai tempi. Hanno detto tutto loro. Hanno detto tutto loro. Ragazzi, io vi ringrazio per questa intervista breve, vi ringrazio per essere qui, avete fatto la storia dell'hardcore, rimarrete sempre nella storia di questa etichetta. Vi faccio l'ultima domanda: come vedete la Traxxon fra 10 anni? Non lo so, forse un 30 anni di Traxxon, magari saremo qui, avremo qualche anno in più anche noi, però vabbè, non lo so, vediamo fra 10 anni, ci rivediamo presto, dai. Secondo me è come oggi, cioè tra le numero 1. Spero di esserci. Volete fare un saluto ai vostri fan? I nostri fan, perché ne abbiamo ancora. Sì, magari vi stanno guardando. Assolutamente sì. Vogliamo un urlo! Ciao ragazzi, siamo qua con un altro pezzo di storia, Core Pusher. Vi chiedo come prima cosa vuol dire per voi essere ritornati ad un party Traxxon, il party dei 20 anni? Beh, assolutamente un'emozione. Grazie davvero agli organizzatori, a Daniele, a Max. Ci siamo sentiti effettivamente a distanza di tempo ancora parte di questa label, di questa major dell'hardcore. Evidentemente è il segno che abbiamo fatto qualcosa di buono. Sì, è stato come tornare a casa dagli amici di un tempo. Ci siamo trovati appunto benissimo con tutti quanti sudatissimi, però veramente felici. Ecco, voi siete fra i gruppi che hanno fatto la storia di questo genere musicale e soprattutto la storia della Traxxon. Ma vi chiedo, Max, The Stunned Guys, qual è il vostro rapporto con lui oltre a quello dell'ex capo lavorativo? Guarda, te la dico in perugino, cioè il dialetto della nostra città. A volte abbiamo pensato fosse una rottura dei coglioni. Ok, nel senso che storicamente ogni traccia già ci preparavamo allora quello non va bene, quell'altro non va bene, questo non va bene, questo è da rifare. Ok, dunque già sapevamo che partivamo con una serie di modifiche da fare alle tracce, però devo dire che alla fine ha avuto sempre ragione. Comunque al di là del lavoro e del label manager, è stato sempre un amico, insomma, anche prima ci siamo abbracciati, insomma, come vecchi amici, quindi con lui anche un bellissimo rapporto, veramente anche soddisfatti di trovare in formissima come sempre, sta veramente bene. Ecco, domanda un po' stronza, vi chiedo, fra gli artisti che ci sono adesso nella Traxxon, che si è allargata tantissimo, ha cambiato molti artisti, molti generi musicali, qual è quello che vedete che, non so, quello che vi piace di più? Ma guarda, io continuo sempre a pensare che Tommaso, Tommy Knocker e Art of Fighters siano sempre gli artisti di punta della label, lo erano prima e credo che lo siano anche adesso. Amnesis sicuramente è interessante dal punto di vista produttivo. Nel DJ set non l'ho mai sentito, stasera magari lo sentiamo. Credo che lui sia, diciamo così, quello che adesso, se deve rappresentare fra virgolette il nuovo, è quello che scelgo. Sono d'accordo con Pietro, anche per rispetto un po' di tutti i giovani, quelli che affrontano questa esperienza. Non vorrei farti altri nomi, lui già ne ha fatti troppi, però penso che insomma il nuovo deve venire fuori e è giusto che ci si lavori per il successo, insomma, per riuscire a venire fuori, insomma. Ecco, ultima domanda e poi vi ringrazio. Come vedete la Traxxon fra 10 anni? Fra 10 anni io avrò la barba più lunga, la Traxxon sarà sempre
Una label rispettabilissima nel panorama hardcore. Max credo che sarà sempre lo stesso. Ho allargato la domanda, ma spero sia soddisfacente. Sì, no, tra 10 anni grande festa a Miami, no? Lui a Rai 1 a presentare Sanremo. No, fino a quei livelli no, mi volete così male. Sarà una major come la Virtus. Spero di presentarvi a Miami il prossimo anno, per i 30 anni. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Se volete fare un saluto ai vostri vecchi e nuovi fan, perché comunque sia siete ancora conosciuti anche fra i nuovi, vi ringrazio e auguri anche a voi per questi 20 anni di Traxxor. Keep on kicking bass. Ciao ragazzi, siamo qua con i Gabber Mafia che vi salutano. Vi chiedo innanzitutto cosa vuol dire per voi essere tornati a una festa Traxxor, soprattutto la festa dei 20 anni Traxxor, dopo anni e anni e anni. Beh, dopo tanti anni è una grandissima sorpresa perché insomma rivedere un po' tutti gli amici e ritornare nell'ambiente che tanto ci mancava è una grandissima emozione. Poi insomma si vede, festa ben riuscita. Sicuramente fantastico e poi un rispetto per i 20 anni di Traxxor, per il marchio stesso, e quindi bisognava esserci. E visto che non si può bestemmiare mi contengo. Spettacolo, grazie a tutti, spettacolo. Ecco, inevitabilmente parlando di Traxxor si deve parlare di The Stained Guys, di Max. Ci spiegate il vostro rapporto ai tempi e il vostro rapporto adesso, che è il vostro ex capo, fra virgolette? Beh, tanti anni fa era, si potrebbe dire con una parola, ma c'è da fare un beep. Non lo diciamo, però ci univa molto. Beep. Era un rompicoglioni? No, assolutamente. Anzi, era un beep di quelli ganzi. Adesso, dopo tanti anni, lo stesso beep. Arcadia! Non so chi sia Max. No, scherzo. Chi è Max? No, Max, beh, sicuramente è stato, diciamo, un fratello, nel senso che comunque ci abbiamo passato, secondo me, più fuori dalla musica che dentro la musica, nel senso che ci siamo veramente spaccati. E spero che si riesca a rifare, solo che mi sa che lui è un po' troppo vecchietto, io ce la faccio. Ha detto che vuole continuare ancora un po' lui, eh? Io sono qua. Io Max l'ho conosciuto in questo ambiente, non eravamo amici prima, l'ho conosciuto grazie a Christian appunto, e beh, il rapporto è stato sia professionale sia di amicizia, perché in realtà anche a livello tecnico ci ha aiutato molto a crescere, ci ha portato fino qua fondamentalmente. Guardalo! Intanto pubblicità occulta per Gabber Mafia. E ci ha aiutato ad arrivare dove siamo arrivati, e il fatto che siamo stati richiamati in una serata di questo genere come stasera, evidentemente c'è ancora un rapporto, anche se non ci sentiamo logicamente più spesso come facevamo prima, insomma. Beh, so di per certo che te gli stai sul cazzo. Allora, domanda un po' stronza, al di là del sottoscritto che non sono un DJ, però va bene. Qual è l'artista che preferite nel roster Traxxor di adesso? Io Tommy. Ma io penso anch'io Tommy, ma semplicemente perché si avvicina di più al mio stile, cioè comunque cassa dritta, dura, indipendentemente che vive a fanculo, e beato lui. Però secondo me sì, per il sound che fa Tommy. Beh, allora sono d'accordo con i miei soci. Tommy sicuramente è uno di quelli che preferisco. Non mi dispiace neanche Alien T, poi non essendo italiano gli dà quella marcia in più, no? Ti voglio bene, non te la prendere. Ultima cosa che vi chiedo, come vedete la Traxxor fra 10 anni? Tra 10 anni un altro mega party qua. Rifacciamo i 30 anni. Gli altri hanno detto Miami, te punti qua. Miami? Ma Miami meglio qua, Italia. Secondo me è meglio Italia, no, andiamo in Olanda e gli spacchiamo il culo, tranquillo. Olanda va bene, Miami non mi dispiacerebbe. Diciamo mondo. 30 anni worldwide. Ragazzi, vi ringrazio. Se volete fare un saluto ai vostri fan che vi ascoltano, sia i vecchi fan che i nuovi, perché ne avete ancora, e auguri anche a voi per questi 20 anni della Traxxor, perché avete fatto parte della storia di questa etichetta. Grazie a te. Grazie, ciao ragazzi. Grazie a tutti, complimenti.